Ciao a tutti, amici dello Scorpione. Benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene. Mostrami, Scorpione, tendenze energetiche generali per la seconda parte di marzo 2023. Abbiamo la carta della luna. Amici dello Scorpione, la carta della luna è una carta di sogni, è una carta che parla di cose che ritornano a galla, possono essere emozioni come le paure, possono essere anche proiezioni, quindi idee che uno si è fatto e che magari non sono completamente veritiere, e può anche parlare di subconscio, quindi di qualche cosa che vi viene comunicato dal vostro subconscio attraverso i sogni. Bene, andiamo a vedere con i tarocchi di che cosa si tratta nello specifico. Io intanto, come sempre, vi ricordo che le letture sono generali, sono fatte per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Voi semplicemente prendete quello che vi serve e lasciate andare il resto all'universo. Se poi per caso non dovesse risuonare nulla o se per caso voleste completare il vostro messaggio, potete sempre ascoltare l'ascendente, il segno lunare o Venere. Sotto, nella descrizione del video, trovate il link ad un video che spiega come unire il significato di diversi oroscopi, trovate il link al corso gratuito di tarocchi e trovate anche il link alle letture semestrali per il 2023. Per chi invece poi volesse contattarmi, può scrivere un'email a questo indirizzo qui. Allora ragazzi, abbiamo la sacerdotessa al contrario, un 3 di spade, la carta del diavolo, un 6 di coppe, abbiamo un cavaliere di denari, nuovamente la carta della luna e un 10 di coppe. Wow! Allora, questa sacerdotessa al contrario, che più o meno è un po' sull'onda della luna come carta di intuizione, è collegata anche lei al subconscio, all'inconscio, a tutto quello che non si vede, no? Però ho un po' la sensazione, essendo girata al contrario, che non vi stiate ascoltando molto, che ci sia qualche cosa che stiate un po' nascondendo. E il 3 di spade, ragazzi, queste due carte insieme sono impegnative. 3 di spade è una sofferenza, qualche tipo di magari discussione che comunque farà soffrire. Poi andiamo a vedere meglio dopo con i mini tarocchi di che cosa si tratta. Però con questo diavolo ho come la sensazione che abbiate la necessità di controllare o qualche situazione o qualche relazione e che questo crei dolore. Tenete presente che il 3 di spade, proprio perché è di spade, parla di un dolore che causa la mente. E quando c'è l'ego di mezzo, sono sempre i giochi mentali. Andiamo poi a vederlo meglio dopo. Diciamo che ho come la sensazione che ci sia un sogno che voi volete raggiungere, che potrebbe tranquillamente essere questo 10 di coppe, quindi un'unità familiare, piuttosto che un'unità aziendale, piuttosto che un semplice appagamento emotivo vostro. Può anche essere che sia un sogno veramente cioè, a cui correte dietro da tanto tempo. Ehm, Però ecco, diciamo che con questo diavolo non è proprio una cosa leggera, mi vien da dire. Diciamo che poi abbiamo questo cavaliere di pentacoli che potrebbe rappresentare comunque una persona che potrebbe entrare in questa dinamica, o potrebbe anche essere semplicemente un vostro modo di andare avanti in questa situazione, perché comunque con la luna vi ricordo che c'è sempre un po' di paura. Ci sono delle questioni appunto del passato che ritornano a galla e potrebbero creare. Ricordatevi che anche la paura viene prodotta dall'ego, quindi è un po' il nostro critico più severo, quella vocina che ci sgrida sempre. Però comunque abbiamo poi un bel 10 di coppe, quindi alla fine, procedendo passo dopo passo, affrontando le paure una a una,
o quelle che sono le cose che potrebbero venire a galla, ho la sensazione che comunque riuscirete a raggiungere questa pace familiare, di gruppo, interna. È un raggiungimento di un obiettivo, il 10 di coppe. Diciamo che è il periodo dopo la tempesta. È come se a fine mese tutto questo soffrire, questa sofferenza, insomma, venisse lasciata indietro. Magari proprio con un lavoro delle zone d'ombra, perché la luna parla anche di quello. Il portare a galla le emozioni che si sono represse fino a questo momento. Ok, andiamo a vedere la sacerdotessa al contrario. Abbiamo la carta del carro e il cavaliere di pentacoli. Cavaliere di Pentacoli si ripete. Guardate, sia il carro che la carta della sacerdotessa sono due carte che ci parlano di qualche tipo di scelta che deve essere fatta. Bisogna passare, oltrepassare questa dualità, sì, questa scelta, questo di qua o di là. Anche il carro in questo mazzo lo fa vedere molto bene. Questa via o questa via? O quella via. Si tratta di fare una decisione o di prendere posizione per qualcuno, però appunto può essere una decisione inerente a questo cavaliere di pentacoli o una decisione che in realtà, perché queste sono due carte contrastanti, il carro è una carta con un'energia veloce, il cavaliere di pentacoli è una carta con un'energia lenta, quindi può essere il prendere una posizione ma fare qualcosa di piccolo per iniziare, ok? Tenete presente che se c'è il carro per qualcuno fa riferimento a un viaggio, uno spostamento o magari qualcuno che è arrivato. Considerato che c'è la luna, può essere che sia qualcuno che è tornato dal passato, ragazzi. Andiamo a vedere il 3 di spade. Uh, 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 uh. Abbiamo 3 di pentacoli, 4 di spade, 3 e 4 di spade, un re di bastoni e la ruota della fortuna al contrario. È come se ci fosse una disillusione, qualche cosa che si era progettato, una proposta che probabilmente era stata fatta, un'idea appunto, ehm, verso la quale voi avevate già scelto di dirigervi, o come la sensazione che potrebbe essere disillusa, potrebbe essere un progetto, una collaborazione, potrebbe essere eventualmente un progetto artistico anche, una ristrutturazione. ehm, Sì, ho come la sensazione che qualche piano salti e che sia quello che vi dà questo 3 di spade. Andiamo a vedere il diavolo. Un fante di spade. Otto di pentacoli al contrario e 5 di bastoni al contrario. Ragazzi, mi viene da dire, non potete controllare tutto. Questo diavolo lo sento molto come la vostra necessità di controllare probabilmente o gli altri all'interno di una situazione, di un progetto, oppure il progetto in sé. Perché potrebbe anche essere che qui non è arrivato qualche documento. Però ecco, mi viene da dire appunto, non potete controllare tutto. Ehm, tenete anche presente che con questo 8 di pentacoli al contrario potrebbe esserci qualche cosa da correggere, da migliorare in quello che è la gestione della quotidianità o la gestione delle risorse a livello di persone. Nel caso fosse un'azienda, chiaramente. Però ecco, questo 5 di bastoni al contrario mi dà come la sensazione che dobbiate un po' lasciare andare la vostra competitività, il vostro bisogno di sentirvi al sicuro. Quando uno controlla molto è perché avere delle regole lo fa sentire al sicuro e quindi c'è un ipercontrollo e un iper attaccamento, se vogliamo, a queste regole, perché si sa che se ci si comporta in un determinato modo non ci saranno sorprese, non ci saranno tradimenti, ok? È un po' quello l'effetto dell'ipercontrollo, è solo perché si ha bisogno di sentirsi al sicuro.
Andiamo a vedere il 6 di coppe. Morte al contrario. E ragazzi, è qualche ciclo che non si chiude. E imperatore. Può essere inerente a un padre, perché con l'imperatore è facilmente possibile. Può essere anche un genitore. Però ho come la sensazione che dobbiate rompere con degli schemi molto vecchi. Qui dovete cambiare questa ruota della fortuna. È come se un ciclo si ripetesse, ragazzi, perché qui dovete interrompere gli schemi. Se fosse un sogno, come vi ho accennato prima, è come se doveste rivedere il sogno. O perché guardate, la carta dell'imperatore in realtà è una carta di una persona che crea le proprie regole, e da lì crea un impero. Qui dovete rompere con le regole del passato, con quelle che non vi servono, con quelle che magari vi sono state insegnate da questo re di bastoni, che può anche essere un insegnante, o un vostro ex datore di lavoro, ipotesi. E qui si tratta di ricostruire la vostra realtà, il vostro sogno, anche un passo alla volta. Andiamo a vedere. Allora, abbiamo un 7 di bastoni per il cavaliere di pentacoli e un re di pentacoli. Guardate ragazzi, è chiaro, le carte vi dicono fate un passo alla volta, ma fate tutto in modo concreto, siete in una posizione di vantaggio. Potete comunque contrastare tutte le persone che vengono a dirvi che non ce la fate, a dirvi che non siete in grado, che non avete studiato abbastanza, che non siete abbastanza esperti del lavoro, che non riuscite a gestire la quotidianità o cose di questo genere. E vi dirò di più, che con questo re di pentacoli può essere che ci sia una persona che venga in aiuto. C'è con il re di pentacoli, può anche essere non necessariamente una persona vicino a voi a livello familiare o animico, può anche essere una persona alla quale voi vi magari rivolgiate, tipo un contabile, un commercialista, uno stratega di marketing, qualcuno a cui voi vi appoggiate per far funzionare di più questo tipo di progetto che, insomma, che volete far partire, mi viene da dire, questo sogno, ecco. Andiamo a vedere la luna. Abbiamo un 5 di coppe e un 9 di pentacoli. Sì, di nuovo, ho come la sensazione che qui siate ancora un po' con la testa in quello che avete perso, piuttosto che rendervi conto che siete già sulla strada ehm, di una nuova situazione o una nuova relazione. Perché guardate, potrebbe anche essere che qui entri una persona che è il re di pentacoli, ehm, che magari vi aiuta a lavorare le vostre paure, perché qui abbiamo comunque un 9 di pentacoli, che è una carta di forte indipendenza e forte amor proprio, e con il 5 di coppa al contrario sento che qualche tipo di delusione riuscite a lasciarvela indietro, ed è per quello che poi arriva questo 10 di coppe, però è come se proprio ci fosse una sorta di ok, ricomincio piano piano, non mi importa, vado avanti per la mia strada, e questo signore vi dicesse io sono qui per aiutarti, se hai bisogno io sono nell'abbondanza e mi fa ben piacere condividere con te la mia conoscenza piuttosto che le mie risorse, piuttosto che il mio tempo. È una relazione che potrebbe nascere veramente solo per questioni pratiche, lavorative, economiche o di supporto, però è una relazione stabile, vi dico, e vi porterà all'amor proprio. Andiamo a vedere. Ok, abbiamo un 9 di bastoni per il 10 di coppe, abbiamo un fante di bastoni e un re di spade. Ho come l'idea che questa persona vi aiuterà a mettere i paletti, ragazzi. Di nuovo, qui si lavoreranno quelle che sono le proiezioni della luna. Questa realtà distorta e con il diavolo vi dirò anche un po' tossica, eh? Manca un 8 di spade qui, però ho come la sensazione che sia qualcosa eh, fortemente legato a un'attitudine che avete preso durante il passato. Qui è come se iniziaste a diventare un po' più indipendenti, a non aver bisogno di conferme, di riscontri o non aver bisogno di avere sempre tutto sotto controllo. È come se va bene, non è come volevo io, non importa, da qui riparto, come posso fare? È un po' come se ci fosse un po' più questo fluire, questa flessibilità, sento alla fine del periodo.
Anche perché è come se imparerete a strutturarvi di più. Ripeto, sarà un lavoro sull'amor proprio, quindi vi rinforzerete, sento. Fatemi sapere come vi risuona nei commenti. Andiamo a vedere ancora un oracolo e poi ho ripescato un vecchio amico, quindi se volete sapere chi è, vi consiglio di aspettare fino alla fine del video. Allora, andiamo a vedere un oracolo. Ok, carta bellissima, carta numero 41 e parla di maestri e di guide. Anche maestri spirituali, tutor. Che guardate ragazzi, non è detto che questo re di pentacoli debba essere una persona spirituale in sé. Magari è una persona che fa un lavoro di tipo terreno, ma che con il suo modo di fare ha quell'approccio alla vita molto spirituale da farvi sentire sereni, da farvi sentire al sicuro, da farvi sentire accettati. Ed è una carta numero 41, ok? Ed è anche una carta che vi invita a sfruttare i vostri talenti. E qui parla di talenti artistici, quindi arte, danza, pittura, musica, canto e tutte le altre che non ho nominato. E poi abbiamo una guida personale, 38 come numero della carta, e parla di spiriti guida e angeli custodi. Wow, quindi sicuramente ragazzi c'è qualcuno, ma qui avete comunque la ruota della fortuna, quindi c'è qualcuno dall'alto, insomma, che vi sta guidando, che vi sta aiutando. Tenete presente che voi iniziate con la sacerdotessa, quindi in realtà è solo che non siete connessi con queste guide, ma in realtà le guide ci sono. Bene, andiamo a vedere questo vecchio amico che è il pendolo. Chi mi segue da un po' sa che ogni tanto lo tiro fuori. Ho già pubblicato anche un video sul pendolo a tal proposito, dove spiega come crearne uno e diciamo gli utilizzi base. Quindi se vi interessa potete andare a vedere il video. Quello che farò in questo momento è rispondere in modo affermativo o negativo a una domanda che andrete a fare. Quindi se avete bisogno di un momento di pausa per porre la domanda, potete sempre mettere il video in stop. L'importante è che la domanda sia formulata in modo che la risposta sia o sì oppure no. Bene, andiamo a vedere per gli amici dello Scorpione qual è la risposta alla loro domanda. Amici dello Scorpione, la risposta alla vostra domanda è un no. Bene, fatemi sapere cosa ne pensate. Se vi è piaciuto potete comunque mettere like, potete iscrivervi, condividere, commentare, lasciare una donazione. Ogni tipo di supporto per me è importante e di fatto ringrazio anche tutte quelle persone che mi supportano, quindi grazie. Io vi auguro il meglio, spero che la lettura vi sia servita, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao.